Una prima parte di stagione giocata ad alti livelli, poi il crollo prima di chiudere in bellezza. Così è andata la nostra seconda stagione alla guida dello Schalke, la prima in Bundesliga. Un campionato che ci ha visti terminare all'8° posto, nonostante, come potete notare da questa schermata, la squadra non fosse certo tra le più attrezzate della competizione. Uno Schalke rattoppato, costretto a promuovere diversi ragazzi dalla primavera e che, in questa sessione di mercato, perderà anche altri giocatori con la naturale conclusione dei prestiti di Fofana e Højlund. C'è tantissimo da fare e con la fiducia della dirigenza che è stata rinnovata nei nostri confronti, non ci resta che metterci subito al lavoro. In questa terza stagione l'obiettivo è chiaro. La dirigenza ci chiede di chiudere il campionato a metà classifica. Per riuscirci avremo a disposizione appena 15 milioni di euro. Quindi, anche stavolta su WeFoot, secondo le regole di questa serie, apriremo pacchetti oro non rari e potremo scegliere solo tra le carte non rare trovate al loro interno. Avremo 4 pacchetti a disposizione. È il momento di incrociare le dita e sperare nella fortuna. Il primo pacchetto mi lascia subito perplesso. Sì, ci sono diversi giocatori interessanti e anche in ruoli che ci servono, ma la maggior parte di loro sembra essere ormai a fine carriera. Il secondo va persino peggio del precedente. Tra tutti, l'unico realmente alla nostra portata sembra essere Dallinga. Il terzo pacchetto è una vera delusione. Solo 2 giocatori non rari e nemmeno sicuro che possono fare al caso nostro. E infine, il quarto ed ultimo pacchetto non ci regala grandi spunti. Qualche opzione c'è, ma niente di esaltante. Ora non ci resta che tornare su FC26, cercare i profili usciti e capire se qualcuno può davvero essere un'opportunità concreta. Eccoci dunque di nuovo nel gioco. Ho visionato tutti i giocatori usciti e selezionato i migliori possibili obiettivi. Davis, ad esempio, è un buon terzino sinistro. Difensivamente non è impeccabile, ma rappresenterebbe comunque un upgrade notevole sulla nostra fascia mancina. Peccato però che il suo prezzo di partenza sia già superiore al nostro budget. Pessina invece potrebbe dare equilibrio al centrocampo, ma con i suoi 30 anni è già in fase calante e senza un prestito non spenderemmo più di 5 milioni per lui. Stesso discorso per Hein, che potrebbe darci una mano come rincalzo sulla tre quarti, ma solo a condizioni favorevoli. E so che mi sto ripetendo, ma la situazione è davvero complicata. Anche Salas rientra nel gruppo dei giocatori esperti, pur essendo leggermente più giovane degli altri. La sua duttilità però è interessante. Attaccante che può adattarsi da trequartista e se arrivasse in prestito o non a più di 5 milioni potremmo prenderlo in considerazione. Infine c'è Dallinga, forse il più intrigante, ma assolutamente fuori portata per il nostro budget. L'unica via sarebbe un prestito secco, senza diritto di riscatto, perché non spenderemo mai oltre 20 milioni per lui. Ora non ci resta che buttarci a capofitto nel mercato e vedere cosa riusciamo a tirar fuori. Iniziamo subito con una cessione importante. Karaman è stato fondamentale nelle prime 2 stagioni allo Schalke, ma l'età comincia a pesare e questa era l'ultima occasione per monetizzare. Così, davanti ai 2,3 milioni messi sul tavolo dei Portland Timbers, non ci siamo tirati indietro. Karaman ha salutato ed è volato in America, come già altri compagni prima di lui. Per sostituirlo abbiamo bussato alla porta del River Plate per Salas. Niente prestito, ma la nostra offerta di 5 milioni è stata accettata e così anche la proposta di contratto. L'argentino ha firmato un biennale a cifre contenute, pronto a unirsi alla nostra causa. Non è finita qui, perché dal Bologna è arrivato anche il via libera al prestito annuale di Dallinga. Resterà a titolo temporaneo, con metà stipendio pagato dai rossoblù. Con lui titolare e Salas pronto a fungere da alternativa sia in attacco che sulla tre quarti, il reparto offensivo è finalmente completo. Ora resta da sistemare il centrocampo, ma Monza e Metz non hanno intenzione di farci sconti, così ci presentiamo all'esordio in campionato ancora incompleti. E l'esordio non è dei più semplici, in casa del Leverkusen. Non è più la squadra scintillante dei tempi Xabi Alonso, ma resta ricca di giocatori temibili e ben calata nel 4-2-3-1 del nuovo tecnico. Possesso palla, pressing alto e intensità sono le loro armi principali, ma se riusciremo a farli inciampare nel nostro gegenpressing possiamo davvero portare via il bottino pieno. Per questa prima partita ci schieriamo con Silla e Dallinga davanti, mentre il resto della formazione sarà quella titolare fino a nuovi innesti. Ora però concentriamoci sul campo. È il battesimo del fuoco per il tecnico, parte da qui la sua nuova avventura, il suo debutto in panchina, tutti live su EA Sports. Gara che si disputa nella cornice della Baia Arena, atmosfera bellissima sugli spalti, speriamo non manchi lo spettacolo. La prima occasione del match arriva al 6° minuto e capita sui piedi di Dallinga. Dal centro dell'area prova la conclusione di interno, ma il portiere si oppone. La risposta del Bayern è immediata. Boniface controlla in area, si gira e calcia da posizione defilata, trovando soltanto la rete esterna. Il ritmo cala per qualche minuto, finché non riusciamo a trovare spazi. El Fausi dialoga con Silla, riceve al limite e calcia di prima intenzione, sfiorando il palo. Il Leverkusen risponde subito. Cross di Tillman e stacco di Ben Seguir, che per nostra fortuna non inquadra lo specchio. L'ultima azione del primo tempo è ancora dei padroni di casa. Boniface, o Boniface, scarica un destro potente
potente dal limite, che però non trova lo specchio per questione di centimetri. Pochi istanti dopo, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa scorre senza grandi emozioni, fino al 73esimo, quando Tillman parte in solitaria e davanti a Ortega non sbaglia. 1-0 per il Leverkusen. Ci mettiamo appena 4 minuti a rimetterla in piedi. Musa scappa via, entra in area con un tocco di punta alla calcetto e infila il portiere, facendo esplodere i nostri tifosi. Palla in rete e dunque botta e risposta nel giro di pochi. Il Bayern quindi prova a reagire. Boniface sbetta di testa ma Ortega è bravissimo a bloccare, e quando la partita sembra avviata al pareggio, ecco il colpo del destino. Musa appoggia per Salas, l'argentino crossa sul secondo palo e Still anticipa tutti, incornando in rete per il sorpasso allo scadere. Sul calcio inizio successivo arriva il triplice fischio. Abbiamo lottato fino all'ultimo respiro e siamo stati premiati con 3 punti d'oro. Fischia l'arbitro e ospiti che grazie a questa vittoria salgono a +3 in classifica. Il mercato si è concluso senza sorprese. Monza e Metz chiedevano cifre fuori scala, 8 milioni per Pessina e 7,5 per Ain, mentre per Davis non siamo riusciti a mettere da parte abbastanza fondi. Nessun'altra cessione importante, quindi di fatto il budget è rimasto limitato. Alla fine gli unici due acquisti veri sono stati Salas e Dallinga. Toccherà resistere fino a gennaio, sperando che i pacchetti invernali ci vengano in soccorso. Nella seconda partita di campionato abbiamo affrontato il Colonia e conquistato una vittoria importante. Nel nostro stadio la squadra ha giocato con personalità, riuscendo a ribaltare lo svantaggio iniziale e imponendosi con un netto 3-1. Settembre si è aperto con un pareggio per 1-1 contro il Mainz, ma ci siamo subito rialzati. Vittoria di misura contro l'Union Berlino e soprattutto successo in trasferta contro il Friburgo. A spianare la strada ci ha pensato Silla, glaciale dal dischetto, e ancora lui ha chiuso i conti a 10 dalla fine con un inserimento perfetto al centro della difesa, concluso con un tocco d'esterno imparabile. Il gol del Friburgo allo scadere è servito solo a rendere meno male alla sconfitta per i padroni di casa. Ottobre invece ci ha messo alla prova. 2 KO consecutivi per 1-0 contro Borussia Mönchengladbach e Stoccarda. Ma proprio quando sembrava stessimo entrando in crisi, abbiamo reagito con 2 prestazioni maiuscole, battendo Hoffenheim e soprattutto il Borussia Dortmund. Nel mezzo però è arrivata l'eliminazione dall'Apocal al primo turno per Manuel St. Pauli in una gara storta condizionata dal turnover e dall'utilizzo massiccio di ragazzi della primavera. Anche a novembre non è stato semplice. Caduta interna contro l'Heidenheim per 2-1, vittoria convincente contro l'Asburgo e nuova sconfitta casalinga contro il Francoforte. A castigarci è stato Wai, che ha bruciato il nostro difensore in velocità prima di battere Ortega. Dicembre si è aperto nel migliore dei modi con la vittoria in casa del Werder Brema, ma ora ci troviamo di fronte a un ostacolo enorme, il Bayern Monaco. I bavaresi hanno iniziato sottotono la stagione e si trovano solo al quinto posto, ma il loro 4-1-4-1 resta un concentrato di campioni. Possesso palla e pressing alto sono le loro armi principali e, a differenza del Leverkusen, la qualità media della rosa è nettamente superiore. C'è però un dato che ci fa ben sperare. Nei 2 precedenti siamo rimasti imbattuti. Ora però serve la nostra miglior formazione. 11 titolari al massimo delle forze, pronti a dare battaglia. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le 2 squadre nel momento della verità. L'Arena of Schalke di Gelsenkirchen, impianto di grande fascino, aperti i cancelli per questa sfida. La partenza degli ospiti è fulminea. Dopo appena 4 minuti Kimmich mette al centro un cross perfetto per Pavlovic, che stacca bene ma trova la traversa a negare il gol. Scampato il pericolo rispondiamo subito. Cimaschi salta il primo difensore, entra in area, ma al momento del tiro viene steso da Upamecano. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri va ancora Silla, che spiazza Nubel e ci porta clamorosamente in vantaggio. Il gol ci dà fiducia e ci permette di resistere, mentre il Bayern fatica a trovare varchi. Al 35esimo è ancora Cimaschi a provarci, destro secco ma sbilanciato che finisce dritto dalle braccia del portiere. È l'ultima emozione del primo tempo, 1-0 Schalke. Nella ripresa torniamo in campo con coraggio. Dallinga sfonda a sinistra e mette dentro per Fausi, che tocca soltanto di testa senza riuscire a indirizzare. Ma poco dopo il nostro centrocampista si rifà. Servito da un'imbucata centrale, apre il piattone mancino e manda il pallone in fondo alla rete per raddoppio dello Schalke. Il Bayern accusa il colpo e concede ancora spazio. Musa scappa via e davanti a Nuber spara sotto la traversa. 3-0. L'ha messa dentro, un gol fantastico, ha colpito il portiere. Solo nel finale arriva la reazione d'orgoglio degli ospiti. Diaby ha una palla gol clamorosa, ma Ortega compie un miracolo con il piede. All'85esimo Salas scalda ancora i guantoni di Nubel con una botta da fuori, con la palla deviata dai guantoni del portiere che finisce addirittura in rimessa laterale. E proprio sugli sviluppi della rimessa laterale il Fausi pennella al centro per Dallinga. Il colpo di testa dell'olandese non c'entra allo specchio, ma sfioriamo un clamoroso poker. Poco male, 3 gol segnati e porta inviolata contro la squadra più forte del paese. Una vittoria pesante che speriamo sia solo l'inizio di una striscia positiva di risultati. Hanno preso in mano il panino dal primo minuto e non l'hanno più mollato.
Nell'ultima partita di dicembre abbiamo superato anche il Wolfsburg e la classifica ci vede incredibilmente quarti dopo 15 giornate. Un cammino convincente, al di sopra delle aspettative, ma sappiamo che la strada è ancora lunga. Dobbiamo continuare su questa falsariga e sperare che i pacchetti ci portino finalmente qualche rinforzo utile. E allora, perché aspettare? È gennaio ed è tempo di aprire altri 2 pacchetti oro non rari. Questa volta non possiamo sbagliare, servono colpi che ci diano profondità e qualità. Il primo pacchetto ci offre 3 giocatori, 2 trequartisti, Fabio Vieira e Odegaard, e un centrocampista centrale, Moi Gomez. Il secondo sembra più promettente, con tanti nomi interessanti e soprattutto alcuni ruoli che ci servono come il pane. Adesso tocca analizzarli uno per uno. Il primo profilo è Vitali Mykolenko, terzino sinistro, 28 anni, solido ed equilibrato, con spiccate qualità difensive rispetto a quelle offensive. Non è un fuoriclasse, ma rappresenterebbe un upgrade importante, forse l'unico vero obiettivo realistico di questa sessione. Capirete subito il perché. Moi Gomez, ad esempio, a 33 anni è un prezzo troppo alto se rapportato alla sua età. Investirci significherebbe non solo bruciare il nostro budget, ma anche rinunciare a Mykolenko, costringendo Quagliata a tirare la carretta ancora per un'intera stagione. Svanberg invece sarebbe stato perfetto per il nostro centrocampo, ma purtroppo è in prestito dall'Ajax e quindi non è acquistabile. Odegaard chiude la lista, troppo fragile difensivamente per giocare a centrocampo e non abbastanza incisivo per essere titolare sulla tre quarti. I 12 milioni richiesti dal Bologna lo rendono una scommessa che non possiamo permetterci e quindi la scelta è praticamente obbligata. Bussiamo alla porta proprio del Bologna e iniziamo una trattativa lunga quasi un mese, fatta di rilanci e attese. Alla fine però otteniamo la firma di Mykolenko, che diventa ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke per poco meno di 17 milioni, ovvero tutto il budget residuo dall'estate. Ora la rosa è un po' più equilibrata, il centrocampo resta corto e senza grandi alternative, ma almeno sulla sinistra non saremo più scoperti. Con Mykolenko titolare e Quagliata pronto a fare il vice, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Ma gennaio non è stato solo calciomercato, ci sono state anche sfide decisive. La prima, contro l'Ipsia capolista, è stata durissima. Abbiamo lottato, ma siamo usciti sconfitti 3-1, con la loro qualità che ha fatto la differenza. Poi, nell'infrasettimanale, è arrivata una bella reazione. Vittoria per 4-2 contro l'Hertha. Da lì, un pareggio combattuto contro il Francoforte, una vittoria per 2-1 sull'Augsburg e infine la sconfitta sul campo dell'Hoffenheim, che non ci ha mai permesso di imporre il nostro gioco e ha vinto meritatamente 2-0. Febbraio però ci ha portato in piena crisi. Prima la sconfitta per 2-0 contro lo Stoccarda, poi quella ancora più pesante per 3-0 contro il Leverkusen, entrambe tra le mura amiche. Nel mezzo un pareggio amaro col Colonia. Avanti al 59esimo grazie a un colpo di testa di Dallinga, ci siamo fatti raggiungere in contropiede a 5 minuti al termine, regalando ai padroni di casa un punto insperato. E così arriviamo all'ultima partita di febbraio, in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach, una squadra che quest'anno sta giocando un calcio solido e compatto, grazie al suo 4-2-3-1 che li ha portati fino alla sesta posizione. Anche loro si affidano a possesso e pressing con un perno fondamentale, Reitz, il mediano capace di guidare sia la fase difensiva che quella offensiva. Per noi non ci sono calcoli da fare, niente turnover, dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria. Con Mykolenko subito titolare e Silla ormai titolare fisso al posto di Musa, entriamo in campo pronti a giocarci uno sconto diretto che vale l'Europa. Si rinnova l'appuntamento col grande calcio qui su EA Sports, 2 squadre in grado di far divertire ed emozionare con le loro stelle. Magnifico il colpo d'occhio del Borussia Park per questa sfida. Piero Cipardo vi dà il benvenuto, un saluto anche a Lele Adani. I padroni di casa partono fortissimo e Hack, dopo nemmeno un quarto d'ora, costringe Ortega a un autentico miracolo per salvare il risultato. Noi ribaltiamo subito il campo e ripartiamo in contropiede. Dallinga scatta per raggiungere il filtrante del compagno, controlla il pallone ma viene fermato da un difensore con una scivolata prodigiosa. Al 23esimo sul lancio di Schallenberg, Dallinga riesce comunque ad arrivare al tiro, ma da posizione troppo defilata per impensierire seriamente il portiere. Poco dopo però l'azione è decisamente più promettente. Imboccata di Cuisance per lo stesso Dallinga, chi calcia di prima intenzione e batte il portiere, siglando il gol del nostro vantaggio. La rete apre ulteriori spazi e così Szymański e Silla chiudono alla perfezione un 1-2 spettacolare. Il polacco si ritrova davanti alla porta e non sbaglia. Il suo tiro è preciso e ci porta sul doppio vantaggio. Alla fine del primo tempo possiamo ritenerci soddisfatti. Ora, nella ripresa, dovremo soltanto gestire queste 2 reti di margine. Ma se ci sono spazi, perché non sfruttarli? L'azione si sviluppa velocissima. Il pallone arriva al Fausi che lo alza con un tocco morbido. Traiettoria perfetta. Dallinga impatta al volo e firma una splendida doppietta personale. 5 minuti più tardi i due provano a invertire i ruoli. Cross di Dallinga al centro per il Fausi che colpisce di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio. Al 74esimo sono ancora loro due a creare pericoli. Stavolta è il Fausi a crossare sul secondo palo. Dallinga stacca in terzo tempo e colpisce bene, ma l'angolo è troppo stretto e il portiere riesce a deviare in corner. A 10 minuti dalla fine il Mönchengladbach torna a farsi vivo. Cross dalla destra e incornata potentissima dall'attaccante che costringe Ortega a un'altra grande parata. Scampato il pericolo abbiamo subito una nuova occasione. Salas pesca Musa sulla linea del fuorigioco, l'attaccante si coordina e colpisce
col piattone destro insacca le spalle del portiere. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. I giochi sembrano ormai chiusi, ma Silla vuole lasciare il segno. Arriva al limite dell'area e calcia. Il portiere ci mette una mano e gli nega il quinto gol. Poco dopo l'arbitro fischia la fine. Portiamo a casa 3 punti fondamentali che speriamo possano davvero scacciare dalla crisi. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Marzo è stato un mese complicato, un calendario che non ci ha fatto sconti. 3 partite, un solo punto, il 3-3 contro il Friburgo. Le altre 2 sono state sconfitte pesanti, ma durate contro avversari di livello come Lipsia e Wolfsburg. Un periodo difficile che rischiava di incrinare le nostre certezze. Ad aprile, però, lo Schalke ha rialzato la testa e infatti abbiamo ricominciato a macinare punti, vittorie su vittorie, e la fiducia è tornata a correre insieme a noi. L'inizio è stato col botto, 1-0 all'Union Berlino, partita solida e concreta che ha fatto da preludio a una delle battaglie più belle della stagione. Contro il Mainz infatti è successo di tutto. Prima il lampo, Salas e Musa, soli contro 5 difensori, hanno disegnato un gol che sembrava impossibile, un'azione nata dalla pura voglia di lottare e concretizzata con freddezza sotto porta. Ma la gioia è durata poco, perché il Mainz ha risposto con forza e qualità. Nebel con un colpo di testa magnifico ha rimesso le cose in equilibrio e poi Kraus con una percussione devastante ha tagliato la nostra difesa come fosse burro e infilato Ortega con un mancino letale. Sembrava la classica partita destinata a girare male, ma nella ripresa è salito in cattedra Salas. Prima ha firmato il pareggio in contropiede con freddezza da veterano e poi nei minuti finali ha preso in mano il pallone del rigore procurato da un compagno e l'ha trasformato senza tremare. Tripletta personale e vittoria che ha fatto esplodere di gioia lo stadio. Sull'onda dell'entusiasmo ci siamo presentati al confronto col Bayern Monaco, che non vinceva contro di noi da 3 partite, e questa volta i campioni di Germania si sono vendicati. 2-1 il punteggio finale con tutta la loro qualità messa in campo nei momenti decisivi, ma la nostra risposta è stata immediata: vittoria di misura, 1-0 al Werder Brema e poi un convincente 2-0 in trasferta sul campo all'Heidenheim, a chiudere un mese che ci ha ridato sicurezza e punti pesanti. Ed eccoci a maggio di fronte a una delle sfide più attese e più sentite, il derby della Ruhr, in casa davanti al nostro pubblico contro il Borussia Dortmund. I gialloneri si presentano con un 4-2-4 ultra offensivo, 2 fantasisti liberi di inventare dietro una coppia d'attacco costruita su velocità di un attaccante e fisicità dell'altro, un arsenale offensivo che farebbe tremare chiunque. Il loro gegenpressing si specchia con il nostro, sarà una partita ad altissima intensità, corsa, contrasti e cuore. E poi, si sa, un derby non è mai una partita come le altre, qui nessuno toglierà la gamba. Ogni duello sarà una battaglia e allora, per motivi di energia e freschezza, Dallinga e il nostro capitano partiranno dalla panchina. Toccherà a Musa e Kurukai portare il peso dell'attacco e della difesa fin dal primo minuto. Ho bisogno di 11 uomini pronti a dare tutto, dal primo all'ultimo secondo. Le chiacchiere finiscono qui, è tempo di scendere in campo, è tempo di derby. Siamo nell'immediato prepartita di questa sfida che promette di regalare veramente grande spettacolo, e se non volete perdere nemmeno un istante, ovviamente rimanete con noi. Spalti dell'arena of Schalke gremiti. Il richiamo è fortissimo per questo match qui a Gelsenkirchen. Non mi sbagliavo, la partenza è col botto. Girassi si libera dalla marcatura, si invola verso Ortega e dopo appena 10 minuti di gioco batte il nostro portiere con freddezza con un destro potente. 15 minuti più tardi arriva la nostra risposta. Silla intercetta un passaggio a centrocampo, parte palla al piede verso l'area avversaria e davanti al portiere scarica un tiro violentissimo che vale il gol del pareggio. E torniamo a farci pericolosi. El Fausi sfonda sulla destra e mette al centro per Musa, chi si arrampica sul difensore e colpisce di testa. Kobel però è attento e riesce a bloccare il pallone al corpo. Così, poco dopo, si chiude un primo tempo intenso e combattuto, con un gol per parte. 2 minuti dopo l'inizio della ripresa e ancora Silla a provarci. Si inserisce tra 3 maglie gialle per raccogliere il passaggio del compagno. Calcio da posizione improbabile, ma Kobel para senza difficoltà. La risposta del Dortmund è immediata. Fabio Silva riceve sulla 3/4 e tenta il tiro a giro, ma Ortega si supera con una parata spettacolare, deviando il pallone sopra la traversa con la mano di richiamo. Un intervento che lascia di stucco attaccante e tifosi. Sul calcio d'angolo che ne consegue nasce una mischia furibonda. Tiri respinti, deviazioni, tanta confusione in aria, ma con Ortega e il sacrificio dei nostri uomini davanti alla porta riusciamo a salvarci e mantenere il pareggio. Il pericolo corso ci scuote e torniamo a spingere. Silla, ancora lui, penetra in area e calcia dallo stesso punto della precedente occasione. Stavolta supera Kobel, ma il pallone sfiora il palo ed esce. Al senegalese bastano pochi minuti per trovare una nuova chance. Scatta in profondità, brucia la difesa e davanti al portiere non perdona. Schalke in vantaggio nel derby e la panchina esplode di gioia insieme ai tifosi. Dopo il gol prendiamo in mano la partita e sfiriamo il 3-1 in 2 occasioni. Prima con Musa, che nell'1 contro 1 si fa ipnotizzare da Kobel, bravissimo a neutralizzare il tiro. Poi ancora con Silla, lanciato in profondità, che tenta la conclusione al volo, ma manca lo specchio di almeno 1 metro. L'ultima occasione capita ancora sulla testa di Musa. Torsione difficile da posizione sfavorevole. Palla centrale che finisce facile tra le braccia del portiere. Alla fine dei 90 minuti siamo noi a uscire vincitori da un derby infuocato. Una battaglia che verrà ricordata a lungo dai nostri tifosi. Soprattutto dopo una prova di grande carattere.
L'ultima partita della stagione ci ha visto affrontare l'Hertha Berlino e la squadra non ha deluso. A rompere l'equilibrio ci ha pensato Dallinga al 28esimo con un mancino chirurgico che si è infilato preciso sul secondo palo. Appena 4 minuti più tardi è stato Cuisance a prendersi la scena. Ha resistito alla marcatura con forza e determinazione e in qualche modo è riuscito a liberarsi e calciare, battendo il portiere avversario per raddoppio. Il tris l'ha firmato il Fausi, avventandosi sulla respinta del portiere dopo un tiro di Silla e depositando in rete il gol che ha chiuso definitivamente la partita. Un finale perfetto che ci ha consegnato una classifica storica. Grazie soprattutto a questi ultimi 2 mesi siamo riusciti a qualificarci per la Conference League. Ma non è tutto. Se una delle squadre davanti dovesse vincere la Pokal, allora il nostro Schalke potrebbe addirittura salire in Europa League. In ogni caso, il 6º posto con 58 punti in 34 partite rappresenta un'impresa straordinaria, considerando da dove eravamo partiti. Il merito è di tutti, ma un nome spicca sopra gli altri. Silla, partito dietro nelle gerarchie, ha ribaltato ogni pronostico, conquistando la maglia da titolare a suon di gol. La sua stagione parla chiaro: 17 reti e 5 assist in 36 presenze, un trascinatore vero. Un applauso va anche al Fausi. Dopo 2 anni passati a fare la riserva, alla sua prima vera stagione da titolare non ha mai mollato, collezionando 38 presenze e contribuendo con 3 gol e 3 assist da centrocampista centrale. Una crescita impressionante. Infine, Timo Jubers, il nostro pilastro difensivo, 37 presenze, 2 reti segnate e una media che sfiora il 7, tra le migliori dell'intera rosa. La sua solidità è stata una delle basi su cui si è costruita questa stagione memorabile ed è stata una stagione tanto difficile quanto entusiasmante, e dalla prossima avremo a disposizione i pacchetti oro rari per far fare a questa squadra un salto di qualità evidente. Ma direi che per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!